23 profezie per il 2023. Inauguriamo il nuovo anno con una sorta di gioco che poi tanto gioco non è, perché abbiamo detto spesso che il 2023 sarà un anno decisivo per il prossimo futuro dell'Inter tra campo e questioni molto importanti extracampo, e allora ho deciso di provare ad immaginarmi, a prevedere che cosa accadrà nel 2023. Ho selezionato 23 argomenti, 23 come l'anno appunto, sui quali fare delle mie previsioni a tema Inter. Ovviamente questo episodio oggi me lo salvo, salvatelo tutti voi, mi metto un promemoria per l'anno prossimo, tra un anno esatto insieme lo riascolteremo e vedremo se avrò indovinato qualcosa, quante ne avrò indovinate su queste 23, quante ne avrò ovviamente sbagliate. Amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio. Buon anno a tutti voi, vi auguro un buon 2023, lo auguro alla nostra Inter e a tutti i tifosi e le tifose interiste. Ovviamente vi anticipo che l'ordine è abbastanza casuale degli argomenti che abbiamo trattato e partiamo subito. Prima vi chiedo ovviamente di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, clic subito sul tasto iscriviti, così in questo 2023 partite col piede giusto e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, e se vi va lasciateci anche un mi piace ovviamente. Andiamo con il nostro ordine degli argomenti, allora, che ho preparato, come dicevo, argomenti casuali, ma voglio partire da alcune questioni di campo, visto che riparte adesso la seconda parte di stagione di questo, inizia il 2023 con la seconda parte della stagione 22-23. Subito il tema è quello del campionato ed in particolare dello scudetto. Io ad oggi sinceramente faccio molta fatica a vedere l'Inter scudettata, perché sulla base di quello che ho visto finora in questa stagione dell'Inter, nella parte finale del 2022, l'Inter non ha corretto gli errori che ci sono costati carissimi l'anno scorso, e quindi anche una vittoria sul Napoli, nel caso in cui dovesse arrivare nelle prossime ore, ecco, mi farebbe andare molto cauto sulle prospettive di campionato. Quindi ad oggi io prevedo un Inter non da scudetto, ma con un buon piazzamento comunque importante. La do quindi oggi la previsione al secondo posto. Questa è un po' la mia previsione di oggi. Sul tema Champions League invece, paradossalmente, per me qui non voglio essere troppo ottimista, però la quota sorpresa la metto di più qui probabilmente, rispetto che magari ad una rimonta clamorosa per lo scudetto. Col Porto ce la giochiamo, se si dovesse passare anche ai quarti di Champions, con un pizzico di fortuna ai sorteggi si può pensare anche più in grande. Non voglio volare troppo in alto, però questa Inter però può far bene in Europa. Ad oggi dico quindi che possiamo andare ai quarti ed eventualmente ci fermiamo lì, ma facendo una buona prestazione, facendo una buona figura. Supercoppa italiana, non mi dilungo, non sono scaramantico, io sento che vinciamo la Supercoppa, pronostico questo. Coppa Italia, mi aspetto un Inter in semifinale, poi in semifinale una tra Juve e Lazio. Al momento il tabellone si va delineando verso questa direzione, potrebbe eliminarci, quindi oggi pronostico una semifinale. Spero ovviamente di poter fare ancora meglio. Alla luce di questi risultati, il tema numero 5 è il futuro di Inzaghi. A fine stagione si riapriranno ovviamente le discussioni sul futuro, sperando di non doverle riaprire prima, altrimenti non sarebbe un buon segno. Ecco, per me, alla luce dei risultati che ho previsto, quindi, nonostante Inzaghi abbia un po' inclinato i rapporti nella prima parte di questa stagione, verrebbe confermato comunque con questi risultati. A meno di clamorosi colpi di scena, mi aspetto un Inter nel segno della continuità tecnica, e dovesse appunto raggiungere i risultati che ho pronosticato sopra, mi aspetto un Inzaghi quindi confermato. Ad oggi per me non sarebbe sbagliato pensare ad una sostituzione al termine di questa stagione, però se ottiene quei risultati che avevo detto, e visto il momento storico ed economico dell'Inter, mi aspetto una conferma di mister Simone Inzaghi. A proposito di momento storico ed economico, il tema si lega molto anche alla questione Zanga, alla proprietà Inter. So che su questo tema scatenerò molti commenti e tanto dibattito, però eh, ribadisco quello che ho detto anche nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Non sarei sorpreso in caso di una cessione dell'Inter, quindi di arrivo di una nuova proprietà, perché l'attuale proprietà ha tantissimi problemi, l'Inter ha tanti problemi. Ad oggi però tutte le notizie che ricevo vanno in direzione di una famiglia Zang che, con rifinanziamenti eccetera, vuole tenere l'Inter. Quindi non sarei sorpreso se arrivasse un cambio di proprietà. Ad oggi però per il 2023 non me lo aspetto, o comunque non lo prevedo nelle mie previsioni che faccio oggi. Poi vedremo. Uhm,
mercato estivo, anche questo si collega abbastanza, siamo più o meno sul tema, visto che quando si parla di proprietà molti giudicano la proprietà solo dal mercato, dal chi arriva e dal quanto si spende. Ecco, anche il prossimo mercato, a prescindere dalla proprietà, sarà un mercato comunque da chiudere col segno più, perché il bilancio dice che l'Inter sta chiudendo sempre in passivo e non si può ovviamente fare. L'Inter oggi spende più di quanto incassa, entriamo ufficialmente nell'anno in cui i paletti dell'UEFA per la sostenibilità finanziaria e il settlement agreement che abbiamo firmato si fanno stringenti, quindi si andrà ancora verso una riduzione del monte ingaggi per ottimizzare le spese dell'Inter e qualche giocatore con ammortamento pesante potrebbe essere sostituito con dei calciatori in arrivo a parametro zero per appunto ottimizzare i costi. Quindi attenzione ai parametri zero e offerte molto alte verranno prese in considerazione per quasi tutti i calciatori dell'Inter. E a tal proposito Dumfries, previsione numero 8, pronostico un Dumfries in partenza dall'Inter, credo proprio che andrà via per una cifra importante, più probabile in estate piuttosto che a gennaio. E andrà via anche Correa, almeno queste sono anche le notizie che continuiamo a ricevere in questo momento. L'Inter, probabilmente ci potrebbe essere qualche scambio di prestiti con una società, si sta trattando da questo punto di vista, comunque il futuro di Correa all'Inter mi sembra abbastanza, segnato. E, numero 10, Skriniar, il rinnovo di Skriniar. Anche qui vado diretto, è una mia sensazione. Skriniar, la palla è nel campo di Skriniar nel momento in cui stiamo registrando, non ha ancora risposto all'offerta presentata dall'Inter per il rinnovo, ma la mia sensazione, per me Skriniar rinnova. È una mossa non banale per l'Inter, perché consideriamo che l'Inter ha messo sul piatto un ingaggio molto, molto elevato in un momento in cui invece, dicevamo, deve abbassare i costi. A tal proposito anche qui numero 11, un big a centrocampo può partire. Questa è una previsione che faccio, alla luce anche delle notizie che stiamo ricevendo in questi giorni. Per me non è un caso che l'Inter stia lavorando in maniera molto concreta su profili a centrocampo giovani, internazionali, con un costo del cartellino non banale. Per me, a sorpresa, uno dei big, dei 3 centrocampisti titolari, può partire in estate. Barella, Brozovic o Çalhanoğlu in base all'entità dell'offerta che arriverà. Tornando alle questioni poi anche di campo, prevedevo un Inter che può andare ai quarti di finale di Champions, sarebbe un altro passo importante per ottenere poi la seconda fascia o un avanzamento nel ranking UEFA che permetterebbe all'Inter di entrare nella seconda fascia in vista della stagione 23-24. Sarebbe ovviamente una notizia molto, molto importante, perché ci permetterebbe, in caso di qualificazione alla prossima Champions, che io ho previsto inizialmente, un bel passo in avanti, un assist importante per ottenere un sorteggio ai gironi più benevolo rispetto a quello che abbiamo avuto anche negli ultimi anni, anche quest'anno, ovviamente. E collegato a questo, mi aspetto il rinnovo con Nike, questa è una notizia che già sappiamo, arriverà il prolungamento del contratto con lo sponsor tecnico dell'Inter, che rimarrà quindi questa partnership che va avanti da oltre 20 anni, mentre bisognerà trovare un nuovo main sponsor, quindi arriverà un nuovo main sponsor, non so dirvi oggi il nome perché non c'è ancora, ovviamente, però si sta vociferando del fatto che si possa attendere un allentamento sulle norme relative anche alla possibilità di ottenere sponsorizzazioni a tema betting, quindi scommesse, cosa che a me non fa impazzire sinceramente, però se portano tanti soldi dobbiamo tapparci il naso in questo momento, anche se io non sono molto d'accordo sull'eventuale sponsorizzazione a tema scommesse. Comunque arriverà un nuovo main sponsor, ci auguriamo un rapporto più solido rispetto a quello attuale e più duraturo soprattutto. Uh, Visto che abbiamo parlato di novità, arriverà anche un nuovo capitano. In questo momento la fascia è al braccio di Milan Skriniar, con Samir Handanovic che è stato retrocesso secondo portiere, scavalcato da Andrea Onana, visto che ho previsto un rinnovo di Milan Skriniar parallelamente, quindi prevedo un Milan Skriniar promosso definitivamente a capitano nel 2023. Dicevo di Handanovic che a fine stagione comunque lascerà l'Inter e
È un giocatore, Samir Handanovic, che con, diciamo, le ultime apparizioni ha un po' incrinato l'affetto nerazzurro nei suoi confronti, ma un giocatore che è arrivato all'Inter nel 2012, ha vissuto tutte le gli anni un po' più bui della nostra storia recente, il 2023 chiuderà la sua avventura nerazzurra. Non è ancora chiaro se lascerà il calcio o potrebbe entrare a far parte dello staff nerazzurro, dipende da tanti fattori. In ogni caso il 2023 sarà l'anno in cui diremo addio a una figura importante, un capitano della storia nerazzurra e che comunque ha disputato 11 anni in nerazzurro, una fetta di storia da non dimenticare ovviamente. Uh, Si deciderà il futuro di Lukaku si deciderà anche per quello che farà in campo nella seconda parte di stagione. Ad oggi, se devo sbilanciarmi in questo gioco facendo una previsione, io credo che in qualche modo si troverà un accordo con il Chelsea per prolungare ulteriormente il prestito. Non credo che l'Inter acquisterà definitivamente Lukaku in questo 2023, ma un prolungamento del prestito me lo aspetto e ad oggi, ecco, lo prevedo. Nuovo stadio, punto previsione numero 18. Allora, in realtà anche le notizie che sono arrivate in queste ore non sono molto incoraggianti su questo tema. È molto difficile per me sbilanciarmi in questo momento, perché il tema si è spostato, non è tanto il comune, diciamo, il problema in questo momento, semplifichiamo, ma sembra che ci sia adesso una spinta forte da parte del governo anche per il mantenimento, dell'attuale impianto San Siro. Per cui il 2023 sarà per forza di cose un anno decisivo sul tema stadio per Inter e Milan. Credo che sarà l'anno in cui quindi si andrà al dentro o fuori, per o avviare concretamente il piano B alternativo alla costruzione di un nuovo impianto, dove sorge l'attuale San Siro, oppure si possa tornare un po' sui propri passi prevedendo un rinnovamento e una rimodernizzazione, possiamo dire? Una modernizzazione, anzi, ecco, dell'attuale impianto. Il piano B di costruire lo stadio in un'altra zona lo vedo difficile, perché la grande importanza che viene data da Inter e Milan al progetto è relativa proprio al quartiere San Siro, per cui il 2023 faccio questa previsione, difficile, molto difficile, ma visto l'intervento forte da parte del governo potrebbe esserci questo ritorno all'idea di rinnovare l'attuale impianto. Vediamo che cosa succede. Nuove maglie, tante novità ovviamente, nuove maglie, sarà un altro kit di maglie, in linea comunque con la tradizione interista. La prima maglia sarà nerazzurra con degli inserti gialli, come più volte abbiamo avuto anche nella storia recente nerazzurra. La seconda maglia richiamerà molte maglie, anche degli inizi anni 2000, molto bianche con degli inserti azzurri. La terza maglia ritorna all'arancione che, come abbiamo detto in un approfondimento che abbiamo fatto sui nostri canali, non è stata una maglia apparsa solo negli anni 99-2000, ma anche più indietro nella storia nerazzurra, anche nel dopoguerra e non solo. Nuovo modulo, questa è una previsione che io avevo messo, già nelle previsioni di inizio stagione 22-23, nel senso che io nella stagione 22-23, mi aspettavo e quindi mi aspetto adesso per il 2023 un'evoluzione dell'Inter verso un 3-4-1-2, un modulo anche un po' più, offensivo probabilmente, che deve passare però ovviamente da un ritrovamento di alcuni equilibri che in questo momento non abbiamo. Per me, comunque, un Inter che acquisisce fiducia, che ritrova la compattezza, la condizione fisica, ci farà vedere poi un'evoluzione anche un po' più offensiva, rispolverando quello che era stato anche un tentativo che aveva fatto, Antonio Conte, ce lo ricordiamo, nell'anno che poi portò allo scudetto. Per me lo rivedremo in una nuova veste e non più questo classico 3-5-2 che in alcuni casi è stato anche prevedibile. Qualche evoluzione per me, ci sarà. Ci saranno delle evoluzioni in difesa, dicevo, se Skriniar rinnova mi aspetto l'addio di De Vrij in questo 2023. Di sicuro il reparto di difesa
vedrà l'arrivo secondo me di un nuovo difensore giovane e di grande prospettiva, sul quale investire anche una buona fetta o comunque sul quale investire, sì, giustamente una buona fetta del budget che avremo a disposizione per il prossimo mercato, perché si cercherà, credo io, di prendere un difensore in grado di mettere le basi per più anni, per più stagioni. E quindi tutto dipende da Milan Skriniar. In questo momento non sappiamo ancora ufficialmente cosa farà. Ci sarà un rinnovamento della difesa. Mi aspetto quindi, se rinnova Skriniar va via De Vrij, forse una conferma di Acerbi a cifre low cost e un nuovo arrivo giovane di grande prospettiva. Uhm, Primavera, andiamo verso la chiusura con il punto numero 22, primavera da cambiare, la primavera che quest'anno non sta facendo bene dopo lo scudetto vinto la scorsa stagione. È stato difficile il ricambio generazionale con tanti giocatori che sono usciti dalla primavera, e appunto il ricambio non è stato facilissimo. Se si dovesse continuare così, personalmente mi aspetterei anche magari un cambio in panchina, visto che Chivo è in scadenza nel 2023, per puntare su un allenatore più progettuale, visto che l'Inter sempre più cercherà di non tanto vincere, non sarà l'importante vincere trofei nella primavera, ma valorizzare dei giocatori da portare in prima squadra, oppure, come spesso sta accadendo in questo momento, riuscire a valorizzarli per poi metterli sul mercato e incassare cifre che servono per la sostenibilità della prima squadra. Chiudo poi con una previsione un po' particolare, intermedia, nel senso che si è parlato spesso, intanto dell'ottimo lavoro che ogni anno fa Inter Media House, che ogni anno continua a ricevere premi importanti per il lavoro svolto a livello media, appunto, dell'Inter. Nel 2023, siccome se n'era parlato spesso e per ora l'Inter non lo ha mai fatto, mi aspetto personalmente una grande produzione interna, dell'Inter. Molto spesso si è parlato dei vari format come All or Nothing, che sono stati fatti in collaborazione con Amazon da altre società. Praticamente Netflix e le altre piattaforme hanno fatto serie TV e documentari su qualsiasi cosa, su qualsiasi personaggio. Nel 2023 mi aspetto un contenuto molto verticale, molto approfondito, anche sull'Inter personalmente, e vedremo se verremo accontentati. Ehm Queste sono un po' le mie previsioni per il 2023. Segniamoci tutto, vediamo quante di queste ne azzecco, quante si verificheranno e quante no. Ovviamente la previsione più importante è quella che riguarda Passione Inter. Noi saremo tutto l'anno in diretta, ogni giorno, seguiremo insieme tutte le partite dell'Inter di questa stagione, e ovviamente vogliamo viverle con tutti voi. Quindi vi aspetto nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Se volete supportarci, se volete aiutarci ad andare avanti anche in questo anno, mi raccomando, entrate a far parte della nostra splendida community su passioneinter.club, e vi saluto ovviamente lasciandovi un altro approfondimento che abbiamo pubblicato nelle scorse ore. Lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, e su YouTube vi basta cliccare proprio qui.